Buongiorno, buongiorno. Vediamo un po' chi c'è stamattina insieme a me. Come al solito non sono riuscita a darvi un orario perché quando vado a portare il mio figlio a scuola, che oggi è l'ultimo giorno, in realtà va alla materna e vado a fare tutti i giri, fornaio, farmacia, tutti pagamenti, cose varie. Allora ho fatto un giro unico e non sapevo a che ora avrei finito. Poi nel frattempo il mio gatto, perché ho un gatto e un cane, ma di solito lo conoscete già perché di solito mi ruba i gomitoli dal tavolo, a meno che non lo chiudo fuori. Adesso che fa caldo devo dire che sta molto tempo fuori e ha avuto la brillante idea di fare a botte con un altro gatto, quindi ho dovuto chiamare la veterinaria per andare a farlo vedere e più tardi ci devo andare. Secondo alcuni la mia vita è tranquilla, in realtà non sto ferma un attimo, tra progetti, cose della casa, eccetera, non sono ferma un attimo e a volte, ecco, manco proprio anche a creare. Scrivetemi se mi sentite, se va tutto bene, se ci siete, perché io vedo gente collegata, ma non vedo nessun messaggio, nessuna... non vedo niente. Ok. Allora, iniziamo a vedere di cosa parliamo oggi. Oggi vi darò una risposta a un progetto che una signora mi ha chiesto, però visto che sono leggermente in ritardo con le cose che devo fare, quindi le cose che vi ho promesso, gli ho detto che non sarei riuscita a farla, ma le avrei risposto in un podcast. Le avrei suggerito un modello di una canotta che la signora vuole per la gonna Lux. Chi se l'è persa, una gonna molto ampia, molto bella, fatta con il punto greni, dove si parte da una striscia elastica con un filato elastico. Allora, iniziamo con la pochettina. La pochette Summer è finita, è questo. Qui mi manca da metterci l'etichetta handmade e questa è la traccolina che me l'avete chiesta in tante e io l'ho fatta. È veramente molto molto basica. Vedete quanto cambia da un colore a un altro. Quegli altri erano leggermente più tenui, questi sono leggermente più vivaci e quindi già con un po' di colore l'aspetto cambia ulteriormente. Potete farla più sottile, quindi usarla come cordoncino, più grossa e diventa una, ehm, come dire, una tracolla veramente importante. A me piacciono quando vedo quelle tracolle giganti per una pochettina piccolissima, è fantastico il rapporto, è veramente affascinante. Qui io ho utilizzato questi qua, i moschettoni tondi, però se avete in casa dei moschettoni come questo dove qua non si aprono, non è il caso di questi perché questi se insistete un po' si aprono, vedete? Sono molto particolari, credo di averli presi dal mercato mentre facevo un giro, cioè non mi ricordo, sono sincera, non mi ricordo dove li ho presi, però sono molto carini, vedete, con il cuoricino, e sono anche grandi, non sono piccolini. E, oppure semplicemente utilizzate, riciclate insomma dei moschettoni da una borsa che non utilizzate più. Buongiorno Gilda, buongiorno. Allora mi sentite, mi vedete bene, sono contenta. Avevo dei dubbi, però mi sono detta tanto io parlo, la registrazione rimane sul canale, se la vedranno con calma. E quindi questa è una cosa che avete già visto perché i progetti ci sono già sul canale e la mettiamo via. Adesso vediamo la prossima cosa. Vediamo la borsa. Vi ricordate che vi ho fatto vedere la borsa iniziata la settimana scorsa? Ero veramente basica. Ho proseguito questo, cioè di più non sono riuscita a fare perché in realtà ho lavorato anche al progetto con il filato Cotton Lux rosso. Il video vi avviso già che arriverà leggermente più scuro, in realtà il filato è leggermente più chiaro, però voi sapete che quando un filato è più scuro non si vede molto. Comunque è talmente facile, talmente basico quel progetto che
andrebbe bene per qualsiasi fisico, ma soprattutto per qualsiasi persona con o poca esperienza. Sembrerà complicatissimo quando vi farò lo schema, ve lo farò vedere, però fidatevi di me che non è così difficile. Vedete come viene bene, a me piace tantissimo e ho mandato la foto anche alla mia amica, anche a lei, quindi prima o poi la vedremo finita e devo finirla entro l'estate, che lo siamo già perché ormai oggi è il 30, se non ero, sì, di conseguenza è già iniziata l'estate da 8 giorni. Vi faccio vedere una pochettina che come spunto l'ho vista su un canale cinese o giapponese, non mi ricordo. Comunque aveva delle scritte strane, quindi era straniero. E allora non sono andata a guardare il progetto come è stato realizzato perché non mi piace, mi sento in colpa come se copiassi. Però cosa sono andata a fare? Ho preso il metodo della borsa Kira, è uno dei primi progetti che ho caricato sul mio canale. Si chiama proprio così, borsa Kira, dove ho fatto un pannello quadrato e poi sono andata a lavorare. Poi ce n'è un'altra che adesso non mi ricordo. Comunque è una borsina facilissima, non so neanche se vi farò vedere il progetto perché è veramente basica. Poi sinceramente ho visto tantissime variazioni di questo progetto, quindi non c'è bisogno che ve lo faccio anche io, però devo dire vi consiglio di provare a farla anche con una rimanenza di filato perché è veramente comodissima. Vedete, non c'è bisogno neanche di foderarla perché risulta molto chiusa. Io qui che cosa ho fatto? Aspettate che faccio un po' di rumore, scusate. Qui per non dover mettere ehm, la fodera ho creato un quadratino interno e ho nascosto, vedete, ho nascosto qui la chiusura senza doverla foderare. Mi raccomando, quando utilizzate questi tipi di chiusura, di bloccare molto bene gli archetti qua, non so come chiamare, i piedini, stringeteli molto 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 bene perché col tempo a forza di utilizzarli si staccano che un attimo. Infatti io ho la pochette orchidea che l'ho usata tantissimo e ci mettevo dentro di tutto. Mi si è staccato un gambetto del manico, dovrei scucire tutta la fodera e ripararla, cosa che prima o poi lo farò perché adoro quella pochettina. Magari un giorno la rifacciamo anche con, cambiamo leggermente il punto, però l'idea generale dovete comunque cioè nel senso ve la devo rispiegare a voce perché quella volta io lavoravo diversamente, mettevo le indicazioni scritte. Quindi qua state attenti, mi raccomando, chiudetele molto bene, bloccatele con un po' di filo, poi la aggiungete. Poi chi vuole foderare lo può foderare. Anche qua di solito ci sono i dentini che si inseriscono e si stringono molto bene, ma io che cosa ho fatto? Vedete? Ho messo anche due punti, sono andato con un lago e l'ho bloccato per bene. Quindi sono sicura che questa chiusura non mi si stacca. Bloccarla solo con i dentini a volte non è l'ideale perché per esperienza si staccano. Potrebbe essere la più costosa al mondo come chiusura, ma col tempo si stacca, quindi date sempre due punti. E io l'ho fatta così, è una pochettina a mano, la potete fare più grande, più piccola, a me piace tantissimo. Bellissima idea di quella signora o signorina, non mi ricordo cinese o giapponese, però è stata veramente bella e mi sono divertita anche a farla, molto molto carina. Sul canale c'è una versione quadrata al massimo se volete fare, poi se proprio vi piacerebbe vederla come l'ho fatta ci organizzeremo, ma non forse per quest'estate, ma prenderemo per magari per l'inverno. Adesso devo spiegare un attimo, anzi rispondere un attimo a una richiesta di una signora che mi ha chiesto un top per la gonna Lux. Allora, questa è la gonna Lux, se ve la ricordate. È una gonna dove si parte da una striscia, questa, che l'ho fatta con il filato Summer, quindi un filato elastico per costumi e reggiseni mari, insomma, quello che volete fare, dove ho lavorato in questa maniera, ho fatto una striscia più o meno 10 cm, a un certo punto ci ho messo il bottone che si chiude. Poi l'ho ripresa la striscia facendo tantissimi aumenti. La signora mi ha chiesto un top, sempre con il filato Summer,
e, da abbinare alla gonna. Il discorso è questo: lavorare col filato summer fino a una certa altezza va più che bene, perché è un filato elastico e quindi è giusto. Però è un filato quindi che modella molto il corpo, cioè se questo è il nostro fisico, no? Fin qua che c'è il seno mi va più che bene che stringa, ma poi stringe sui fianchi, stringe sulla pancia, stringe tutto attorno e lì insomma a me personalmente non piace molto. Allora mi sono detta, gli propongo questo e deciderà lei se gli va bene o meno. Ho preso in mano il top mm, Flora, mi sfuggiva il nome, quindi il top Flora si inizia da una parte, sono dei top che io utilizzo tantissimo perché l'ho fatto in diversi colori, sia così che così. Ok, questo non l'avete visto sul canale perché è lo stesso identico progetto. Allora, io per questa signora gli consiglio questo, appena riesco ad aprirlo, di fare una striscia come il top Flora perché ehm, è una chiusura a balconcino, quindi è bellissima anche sul fisico, sul seno, molto molto bella rispetto, che ne so, al top Miss dove ci sono i triangoli che non seguono molto il fisico e il seno. Una chiusura così sul davanti è molto bella perché è a balconcino, quindi ha un décolleté veramente bello. Allora fai così, Cinzia credo che si chiami, no, Susi, fai questo. Inizia a fare una striscia a punto alto, puoi utilizzare anche un uncinetto più grande rispetto al 3. Decidi te quanto, se questo è il tuo fisico, qua, questa striscia puoi tenerla più o meno 20 centimetri, ne puoi farle o 30, ok? Dopodiché, quindi dopo aver fatto questa striscia, non la chiudi sul dietro, oppure puoi anche chiuderla se non vuoi utilizzare le bretelle allungate in questa maniera. Vai a fare degli aumenti dove aggiungi la fettuccia luxe nera se tu hai fatto la gonna nera. Però la differenza tra la gonna e il top è che lì ne hai aggiunti tantissimi perché io volevo proprio una gonna larghissima, cioè diventava una rotta quando ti si appoggiava a terra, se vi ricordate. Qui al contrario ne aggiungi leggermente di meno, basta che quando tu vai a indossare non ti stringa. Secondo me sarebbe il completo ideale perché riprendi tutti e due i filati, poi normale ci aggiungi qua la canota, scusate, non la canota, aggiungi le bretelle, scusatemi, sulle bretelle puoi fare anche delle decorazioni con la fettuccia Lux e credo che sarebbe un toppino ideale, una canota ideale. Comunque, io ho già in avvio due canotte per quest'estate. Quella Cotton Lux è quasi finita, quindi non ve la faccio vedere perché così non cioè, insomma, devo farvi un po' di suspense, no? No, non è che posso farvi vedere tutto nei podcast, giusto? Se no dopo che noia. E c'è l'altra con il colore verde dove andremo a utilizzare il punto del pantalone Sahara. Dopo decidi te quale ti potrebbe piacere, però se fosse per me e se volessi fare un completo, ok, io sceglierei proprio questa versione qua. La gonna ampia sotto, bellissima, e il toppino sopra che lo riprende leggermente. Puoi fare anche che questa parte con la fettuccia Lux la puoi utilizzare un uncinetto molto più grande, quindi sarà ancora più rarefatta, ancora più leggera e soprattutto potresti utilizzare la maglia altissima invece della maglia alta. Fidati di me che questo è il progetto ideale. Io non te lo posso fare per quest'estate perché voglio rispettare il programma, però se riesco all'ultimo a inserirla potrei anche fare anche questa canota. Se non riesco quest'anno, che ne so, magari l'anno prossimo, però dopo gli sconti che oggi finiscono sul sito di Filati Discount,
secondo me la fettuccia Lux, anche volendo, non credo di trovarla più. Il filato Summer probabilmente c'è ancora perché parliamo di un filato molto particolare e non è facile da gestire, però è fantastico per tutto quello che si vuole creare di elastico. Fasce, elastici per capelli, toppini, cinture, come abbiamo utilizzato per la Gonna Lux, insomma tutto quello che deve essere elastico. Noi siamo quasi a 16 minuti e direi che abbiamo finito anche questa volta. Vedete, avete qua due versioni di Top Flora, uno è leggermente più compatto perché è un cotone più grosso e l'altra è una fettuccia fantastica, molto molto bella, che purtroppo sul sito di Filati Discount non c'è più, però potete ricrearla con qualsiasi cosa come progetto, E se avete capito quello che intendevo, soprattutto Susi si ha capito, sarei molto contenta che mi facesse sapere o nei commenti sotto il video progetto, video podcast di oggi, oppure su Facebook dove mi ha contattata. Io cercherò sempre di rispondere a tutte quando riesco. Quando non riesco o magari mi sfugge un commento, riscrivetemelo ancora. Bene, io vi mando un grosso abbraccio e ci ritroviamo al prossimo video progetto, che probabilmente sarà la canotta Cotton Lux. Mi sfugge un po' il nome, però siccome andrò a modificare il punto di lavoro che dalla maglia alta passerà a un punto ventaglio, forse mi baserò come nome su quello. Intanto, buon fine settimana e alla prossima.